Comincia una nuova giornata tra gli ulivi nodosi e le fresche acque del Gargano che spruzzano la roccia candida. E la mia colazione mattinatese non è solo a base di torta al limone, come vi ho già mostrato. L'altra tappa fissa, la brioche al pistacchio ce l'abbiamo. È arrivato il momento del mio posto segreto, lo scoglio. Prima però una nuotata. Sottolineo il consiglio prezioso di usare le scarpette da scoglio sulle spiagge di mattinata. Da Monte Saraceno alle mie spalle, se vi ricordate vi ho raccontato le tombe dei Downey, lassù in cima, che vado a rivedere perché mi hanno invitato ad un evento con musica jazz e il racconto della storia dei Downey. E ricordatevi di visitare, magari in barca, a costa. Spiagge come Baia delle Zagare, Vignanotica e la costa quella che prosegue verso Vieste. Adesso invece andiamo a vedere come l'acqua è il primo tuffo garganico. Da boa a boa, il mare piatto mi permette di macinare circa 1 chilometro d'acqua lungo la spiaggia di mattinata. Una cosa che avrei voluto fare in questi giorni, che vedo da qua, sono le montagne dietro mattinata, per fare dei percorsi di trekking verso Monte San Fazzolo ci sono poi delle chiese rupestri, l'abbazia di Pulsano, soltanto che sono percorsi tutti quanti esposti al sole e in questa estate particolarmente torrida, in questa settimana poi dove c'è un'ondata di calore pazzesca, me l'hanno sconsigliato vivamente perché mi hanno detto che loro sono percorsi che fanno in questa zona soltanto a febbraio in maniche corte, però troverò altre storie da raccontarvi. Dopo lo scoglio, che vi mostrerò più avanti, aspetto degli amici in un locale sul porto di mattinata, relax e movida. Mi sa che oggi ho perso un sacco di sole. Comunque questo è il porticciolo di mattinata e qua ci sono i locali sul porto dove adesso mi godo un aperitivo e di nuovo c'è tutto il fianco di Monte Saraceno con in cima le tombe dei Downey, che vi avevo già raccontato la storia e l'origine di questa popolazione misteriosa e antica, dove andrò in serata a gustarmi una serata che non soltanto racconta le storie e le origini di quella necropoli, ma anche i piatti tipici locali. Torno in paese con la navetta che da 60 anni di padre in figlio porta i turisti in spiaggia. Effettivamente abbiamo un turismo più qualificato. Abbiamo un turismo più qualificato. E questo ci rende orgogliosi del nostro territorio. Sono cambiati anche gli amministratori, che sono diventati più professionali. Su ogni tratta mi rilasso a guardare gli ulivi scorrere là fuori con il loro carico di storia. Noi abbiamo le montagne, la foresta, il mare, la pianura nello stretto giro di pochissimi chilometri. Non ce l'hanno tutti questa fortuna, diciamo, Noi siamo fortunati da questo punto di vista. E la fortuna sta anche nella storia millenaria. È arrivato il momento delle tombe dei Downey. Monte Saraceno, è arrivato il momento di vederlo non più dall'acqua nuotando ma andandoci in cima, anzi ritornandoci, perché se vi ricordate dell'altra stagione sul Gargano c'ero già salito perché lassù c'è la necropoli dei Downey, questa misteriosa popolazione di tanti secoli fa, e questa volta ve la racconto attraverso la gente del posto perché hanno organizzato un evento, un'associazione del territorio mi hanno invitato, e così vi racconto qualche segreto in più di questo straordinario luogo. Monte Saraceno, che a quest'ora tra l'altro con la luce del tramonto, con le ombre che si allungano degli ulivi in questa vallata con i verdi e i gialli così caldi, sono dei colori che già ho sottolineato nell'altra stagione perché sono veramente, veramente avvolgenti. Sono questi buchi nel calcare fondamentalmente che erano le tombe dei Downey, ma soprattutto volevo capire meglio questa popolazione misteriosa, i Downey appunto, che provengono da? Abbiamo detto dall'Illiria, quindi dalla parte della costa quindi opposta della Dalmazia. Erano un popolo abbastanza quindi pacifico, non abbiamo dei ritrovamenti di oggetti bellici, ma anche ciò che abbiamo trovato all'interno delle tombe erano oggetti più che altro quindi ornamentali. Però la particolarità è il modo in cui questi corpi venivano messi all'interno quindi delle tombe. Cioè? Allora, intanto queste tombe vengono chiamate tombe a utero o a borsa, proprio perché questi uomini stavano rannicchiati messi appunto all'interno della tomba, è come se loro in qualche modo tornassero nell'utero quindi della terra madre, e quindi contemporaneamente è come se vivessero da una parte la vita dell'aldilà e nel villaggio invece continuasse quindi la vita.
Bellissimo, no, tra l'altro mi colpisce il fatto che affacciano su questo paesaggio stupendo, perché erano legati al mare, cioè stavano su una montagna, quindi in zona difensiva di avvistamento, ed erano legati anche dal punto di vista commerciale col mare o economico. Era una popolazione dedicata soprattutto alla agricoltura, alla pastorizia, ma soprattutto quindi alla pesca. Il fatto di aver trovato all'interno delle tombe anche degli oggetti provenienti anche dalla parte del Tirreno, dello Ionio o della costa di fronte ci fa capire che questo di Monte Saraceno era comunque un sito abbastanza importante nel territorio per quanto riguarda questi scambi anche di carattere quindi commerciale. Sarà poi a partire dal VI secolo e poi con la nascita della città di Siponto che Monte Saraceno perde la sua importanza e quindi l'attenzione si sposta dall'altra parte. Naturalmente con la nascita con il mondo ellenico e poi successivamente con la romanizzazione questa popolazione tende poi a scomparire. Veniamo invece a voi, allora l'associazione ALEN. E che cosa fate? E perché appunto mi avete invitato in questa camminata archeologica, però è qualche cosa che cercate di portare avanti, no? Per conoscere il territorio. Come dicevo, ALEN, noi di solito diciamo andare ALEN significa andare quasi a zonzo, cioè andare a spasso, cioè non avere pensiero, spensieratezza. Come stiamo facendo noi adesso. Sì, infatti, proprio modo per... E noi con l'associazione, siamo associazione di camminatori, sì, però quando noi camminiamo nella spensieratezza di guardare la natura e di perderci quindi in essa. Non c'è questa maratona, non c'è questa corsa, ma è solo il voler stare insieme e voler anche mettere in evidenza l'importanza di quello che è il nostro quindi territorio, valorizzare quello che noi abbiamo, perché molte volte specie i giovani difficilmente visitano oppure passeggiano per questi che sono dei siti importantissimi, da Monte Saraceno a Monte Sacro, la parte anche di Villagnuli che noi abbiamo sulla parte del porto, cioè Mattinata è ricca di storia, non è solo mare. Infatti è incredibile che ci sia un sito archeologico così rilevante di una popolazione così anche poco conosciuta, no? Perché non abbiamo mi immagino una tradizione scritta come altri popoli e quindi in una meta balneare di questo tipo in realtà c'è molto altro, quindi mi fa molto piacere che appunto raccontiate queste cose. È un po' anche lo spirito di un reporter in valigia, andare alla scoperta dei tesori vicino casa e soprattutto rivalutarli, perché molto spesso magari non ce ne accorgiamo neanche della bellezza, come dicevi tu, che abbiamo vicino, e soprattutto coinvolgere i giovani. Ecco, certo, quindi questo è il nostro fine, ecco, noi non siamo delle guide, noi passeggiamo magari lì dove c'è da dare delle informazioni ai turisti, far conoscere il territorio, quindi lo facciamo organizziamo queste giornate proprio quindi in questa maniera, un po' di musica, un po' di natura, un po' il mare, quindi un panorama mozzafiato invidiabile un po' a chiunque, insomma. Confermo. La serata scorre tranquilla con il banchetto allestito laddove un tempo c'era il villaggio dei Dauni. Ma qualcosa deve avere risvegliato lo spirito dell'antico popolo e un acquazzone estivo ha deciso di fare visita proprio alla montagna, guastando la festa. E niente, è finita che sono sotto al tavolo perché sta diluviando tantissimo e quindi la serata si è conclusa così. Non pioveva da mesi e ha deciso di piovere proprio durante questo evento in cima a Monte Saraceno. Proveremo a non bagnarci, intanto i lampi però non promettono molto bene. Buonanotte.